Il ruolo delle donne nell'Islam e le contraddizioni moderne. Degli aggressori hanno molestato e violentato alcune donne durante un capodanno a Colonia. Si sa che erano in Germania come rifugiati, che erano scappati dalla guerra in paesi islamici dove le coppie non possono baciarsi in pubblico o prendersi per mano. L'origine di questa condizione della donna è nel Corano, il testo sacro dell'Islam. Le scritture del Corano si parla di muminat e muslimat, devote e credenti donne, che sono sullo stesso piano degli uomini credenti, con gli stessi diritti e doveri religiosi. C'è però una figura negativa nella Sura 111, che parla della donna di Abu Lahab, il nemico mortale del profeta Muhammad. Lei è portatrice di legna e al collo ha una treccia di fibre, in rappresentazione della condanna per i non credenti. Categorie femminili. Ma cosa dice davvero il Corano sulle donne? Nella traduzione italiana del Corano si può leggere il passaggio, secondo 228. Il divorzio. Quanto alle divorziate, attendano, prima di rimaritarsi, per 3 periodi mestruali. E non è loro lecito nascondere quel che Iddio ha creato nel loro ventre, se esse credono in Dio e nell'ultimo giorno. Che è più giusto che i loro mariti le riprendano quando si trovano in questo stato, se vogliono rappacificarsi. Esse agiscano coi mariti come i mariti agiscono con loro, con gentilezza. Tuttavia gli uomini sono un gradino più in alto, e Dio è potente e saggio. Sul matrimonio. Nel passaggio 4-3 si legge a proposito di matrimonio e poligamia. Se temete di non essere qui con gli orfani, sposate allora fra le donne che vi piacciono, 2 o 3 o 4, e se temete di non essere giusti con loro, una sola, o le ancelle in vostro possesso. Questo sarà più atto a non farvi deviare. Sull'eredità. Le questioni economiche e di eredità, poco paritaria, sono spiegate nel capitolo 4, 11. Riguardo ai vostri figli, Iddio vi raccomanda di lasciare al maschio la parte di 2 femmine. Se i figli sono solo femmine e più di 2, loro spettano i 2/3 dell'eredità. Se è una femmina sola, le spetta la metà. I genitori del defunto avranno ciascuno 1/6 dell'eredità, se il defunto abbia un figlio. Se invece non ha figli, i suoi genitori ereditano i beni, a sua madre spetta 1/3. Se egli però ha fratelli, la madre avrà 1/6, dopo che siano stati pagati eventuali lasciti o debiti, che, fra i vostri genitori e i vostri figli, voi non sapete quale è a voi più utile. Questa è una prescrizione divina, che Dio è sapiente e saggio. Sulla violenza domestica. 34. Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni essere sugli altri e perché essi donano dei loro beni per mantenerle. Le donne buone sono dunque devote a Dio e sollecite della propria castità, così come Dio è stato sollecito di loro. Quanto a quelle di cui temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele. Ma se vi ubbidiranno, allora non cercate pretesti per maltrattarle, che Iddio è grande e sublime. Sulle vergini in paradiso, nel capitolo dedicato alla Sura della Misericordia, il passaggio 55. 56 dice cosa aspetta in paradiso al credente che muore abbracciando la fede di Allah. E vi saran fanciulle dallo sguardo modesto, mai prima toccate da uomini o gin, qualdunque dei benefici del Signore voi negherete. 56, 36, 37, 38. E le fanciulle le creiamo a nuovo e ne facciamo vergini, amanti, coetanee per quelli della destra. 78, 31, 33. E invece ai pii toccherà luogo agognato, giardini e vigneti, fanciulle dal seno ricolmo coetanee. Società patriarcale. L'immagine che hanno gli uomini musulmani delle donne nasce dal Corano. Ci sono le donne buone e quelle cattive, cioè quelle credenti e non credenti. Basta vedere che il Corano dice che la donna ha la metà del valore dell'uomo, ha detto Aggun, per capire quanto è patriarcale l'Islam. Chi sostiene questa visione dice che l'Islam non è una fede ma uno stile di vita. La religione è qualcosa di privato. Per i fondamentalisti è una ragione di essere e non sono compatibili con il mondo moderno. Il loro crede è legato a un sistema di valori e uno stile di vita nato nel VII secolo nella penisola arabica. Contesto storico.
Nell'Arabia pre-islamica, così come nel resto del mondo, la condizione della donna era simile a quelli degli schiavi e subordinati. Non aveva diritti alla proprietà o all'eredità. Negli affari domestici non aveva voce sui figli, sulla casa o su se stessa. Poteva essere anche venduta o abbandonata dal marito. Non poteva divorziare, anche in caso di violenza o abuso da parte del coniuge, e l'istruzione che riceveva era scarsa. L'ipocrisia del Hayab. Per Agun, che ha origini turche, la società moderna ha ignorato pericolosamente il fondamentalismo, fino a venire travolto. Un esempio è l'idea di pensare il velo come un segno della ricchezza multiculturale. Questo non ha senso. Quell'abbigliamento è un segnale dell'oppressione verso le donne. Chi promuove quell'immagine della donna con il hijab non si stupisca quando gli uomini di quella stessa comunità trattano le donne senza velo come donne di facili costumi. Bisogna fare capire con chiarezza che se si vuole godere del sistema sociale in Occidente, si devono accettare le norme di questa società.